Ciao a tutti, benvenuti sul canale The Turquoise Shield. Io sono Marzia e questo canale è dedicato allo sciamanesimo. In questo nuovo video vi parlo del libro di Tom Cowan, Sciamanismo, una pratica per la vita quotidiana. Eccolo qua. È un libro che può essere usato quasi come un manuale perché effettivamente Cowan dà indicazioni passo passo su come condurre dei viaggi sciamanici, chiamare in aiuto i nostri spiriti aiutanti, i nostri animali di potere, per poter fare una serie di cose diverse, come per esempio rivivere un sogno per capirne il messaggio, oppure mettersi in contatto con un defunto che è disponibile a comunicare con noi, oppure come entrare in contatto con gli spiriti della natura. Ci sono diversi spunti su come si può lavorare, praticare lo sciamanesimo proprio nella vita quotidiana. In particolare oggi vi volevo parlare di un esercizio che consiglia di fare, perché parte da un principio, quello che già si diceva anticamente, che la magia sta nel mezzo. E infatti le ore magiche della giornata sono sempre quelle che segnano un passaggio da uno stato all'altro, quindi l'alba in cui si passa dalla notte al giorno, o il crepuscolo in cui avviene il contrario, la mezzanotte, l'ora delle streghe, l'ora della magia, no? Sono sempre questi momenti di passaggio, questi momenti in cui non è più quello che era prima e non è ancora quello che sarà dopo, che sono considerati i più favorevoli per la magia, perché avvengano le cose, perché si sollevino i veli che separano i mondi e quindi ci consentano di entrare in contatto con altre realtà. L'esercizio che propone di fare è innanzitutto sul proprio respiro, e quindi concentrandosi sul proprio respiro ci si sofferma su quel punto in cui non si è ancora finito di inspirare e non si è ancora iniziato a espirare. È un esercizio interessante, ma ancora più stimolante secondo me è quello che propone sul contatto tra diversi elementi. In particolare suggerisce di concentrarsi su una candela, accendere una candela e quindi concentrarsi sul contatto tra il fuoco e lo stoppino. Ci sono diversi elementi, no, nella candela che entrano in contatto tra loro, lo stoppino, la cera, la fiamma. Devo dire, io quando ho provato a fare questo esercizio la prima volta non sono riuscita a ottenere molto, anzi mi sono un pochino annoiata e ho lasciato perdere, ho chiuso il libro e non l'ho riaperto per un sacco di tempo. Invece però ci ho riprovato. Un giorno ero nella vasca da bagno e ho osservato il tappo di metallo davanti a me, che quindi era in contatto con la vasca e con l'acqua di sopra e tutto intorno. E a quel punto qualcosa è accaduto. Mi sono concentrata nello spazio, sullo spazio, scusate, tra l'acqua e il tappo di metallo, e questo incontro di diversi elementi. E devo dire, ho avuto delle sensazioni che non vi sto a descrivere perché è giusto che ognuno scopra le proprie. È un inizio per allenarsi e a concentrarsi sul tempo di mezzo, sul luogo di mezzo. Questo ci rende più sensibili, più abituati anche a fare i viaggi e a entrare in contatto con altre entità spirituali, con una diversa percezione della realtà. In particolare è utile per viaggiare nel mondo di mezzo, no? Qual è il mondo di mezzo? È il corrispettivo del nostro mondo ordinario, il corrispettivo spirituale però. E con un occhio allenato, per così dire, lo si riesce a vedere molto meglio, sempre con l'aiuto dei nostri amici aiutanti. Io vi saluto e alla prossima. Provateci!